Siamo in Bolivia! Attraversare la frontiera tra Perù e Bolivia è stato così semplice e veloce che quasi non ce ne siamo accorti. In questo periodo direi che è una fortuna immensa. Abbiamo fatto parecchi chilometri da Puno, l'ultima città peruviana, ma siamo ancora sulle rive di questo bizzarro e immenso lago chiamato Titicaca. Il nome Titicaca deriva dalla lingua degli Aymara, dove Titi sta per puma e Caca sta per pietra. Il puma di pietra, quindi, che sarebbe la forma che è il lago visto dall'alto. Questo non è un luogo qualunque, ci sono miti e leggende che lo raccontano, ma la parte che preferisco è la sua quotidianità. Oggi scopriamo insieme come si vive su un'isola del lago Titicaca e iniziamo anche a capire com'è questo nuovo paese, la Bolivia. La prima sensazione però, diciamo che non è delle migliori. Prima di imbarcarci in questa nuova avventura, noi siamo Angela e Paolo, viaggiamo dal 2018 e raccontiamo qui la nostra vita in viaggio. Se ti va, iscriviti al canale, ci vuole meno che a sgranocchiare una patatina, ma per noi è super importante, quindi grazie se lo farai. È normale qua avere sfilate e musica continuamente. Quel signore credo sia tipo un sindaco. Il sindaco viene riempito di petali di rosa e dietro la banda suena. C'è anche un topo lì dietro che sta sbandierando una bandiera che sembra quasi quella della Romania, ma immagino non abbia niente a che vedere con la Romania. Buongiorno topo, buongiorno. Il nostro hotel, ragazzi, che si chiama Gioia, ma di gioia ce n'ha veramente pochissima gioia. Si trova proprio nel centro della città, a 2 passi dalla piazza principale. Questa è la piazzetta, però prima di fare qualunque cosa, direi, ragazzi, ci sembra una bella botta, una colazione. Questo è l'api color rojo. Questa caffettiera della signora è la prima volta che la vedo. Spettacolare. Lo fa super strong e poi aggiunge l'acqua. Muchas gracias. Gracias. Questi ragazzi qui in Bolivia si chiamano boñuelos, non c'entrano niente con i boñuelos a cui eravamo abituati in Colombia, se non sbaglio. Esatto. Sono queste frittelline che fanno in pratica infilzandole. Signora. Esatto, siccome ce le faceva qua davanti, abbiamo detto no, dobbiamo assaggiarle per forza. Infatti la signora le prepara, poi le mette in quello spuntone, le lascia lì. Uno spiedo, le lascia lì raffreddare. Ragazzi, fermo un secondo il video per ricordarvi che questi sono gli ultimissimi giorni per avere lo sconto del 15% su tutte le polizze viaggi EiMondo. Mi raccomando, mai partire senza un'assicurazione viaggio valida. Noi usiamo EiMondo da anni, quindi ci sentiamo di consigliarla. Per tutte le informazioni trovate il link in descrizione e lo mettiamo anche nei commenti. Basta cliccare sul link per avere già attivo anche lo sconto del 15%. Nel frattempo ragazzi si è riempito perché fuori sta piovendo di brutto, infatti il signore si è coperto ben bene, si sente qua sopra il casino della pioggia. Bene. Si sente il rumore della pioggia e il fuoco della signora qua che a fiamma altissima continua a friggere. Dalla parte degli infusi, caffè, tutto quanto, si passa attraverso questa porta alla parte invece dove vendono la frutta, la verdura, quindi il mercato vero e proprio da questa parte. Tutto mercato coperto qui. Fortunatamente adesso sta piovendo, guardate la genialata del signore. Coprire il cappello col sacchetto, sempre geniale. Sì, lo fanno tutti qua. Bellissimo, e qua c'è tutta la frutta e la verdura. Neanche la pioggia li ferma. Tutti quanti hanno coperto i cappellini con la plastica. L'organizzazione ragazzi comunque continua, tutte le signore si sono messe il telo della pioggia, avete coperto tutto il pane qua. Vendono il pane, questa è la via del pane proprio, la via del pane, quindi tutte le signore, anche questa signora da questo lato, che vende il pane qui, tra i negozi diciamo ufficiali. Ci sono i fichi d'India anche qui ragazzi e c'è il pesce che ovviamente essendo già bagnato non ha bisogno neanche di essere coperto, è tutto il pesce del lago che viene venduto qui, infatti uno dei piatti diciamo principali di questa zona è il pesce, tra cui la trota. Io intanto mi sto informando Sì, ci stiamo informando per fare la SIM card. Qua sono furbi ragazzi, sono furbi perché per una soltanto il chip, soltanto la SIM vogliono dai 20 ai 30 bolivianos. 30 ci hanno chiesto? Sì, che sono tanta roba, vero? 30 devi fare diviso 8, 4 euro.
non è tantissimo. Insomma, solo per la SIM senza pacchetto non è neanche poco, devo dire. Ok. No, ragazzi, siamo ancora un po' persi anche per il cambio. In pratica adesso per fare il cambio facciamo il cambio da moneta della Bolivia a moneta del Perù e poi arriviamo all'euro. Quindi un giro. dobbiamo ancora fare il salto da uno all'altro. Comunque è divisotto e qualcosa più o meno. Ok. Questo è uno dei tanti negozi che cambiano soldi. Ecco qua, Money Exchange, cambiano dollari, euro, soles, un po' di tutte le monete estere, ce ne sono tantissimi in questa zona. Paolo è entrato lì a cambiare adesso alcuni dollari che avevamo prelevato quando eravamo in Ecuador e ci siamo portati dietro un po' come backup da avere sempre, no? E ci sono due cambi in realtà, perché c'è il cambio ufficiale, che è quello che si trova su Google, e invece il cambio che viene applicato qui, che è un secondo cambio non ufficiale, che è molto molto più vantaggioso, perché è legato appunto alla scarsità di monete estere nel paese e quindi molto più alto. Per darvi un'idea, su Google il cambio ufficiale, $1 è meno di 7 bolivianos, invece qui partono dai 7,50 in su a cambiare fino ad arrivare 9,5, 9,6, insomma molto più vantaggioso il cambio. Dipende però dalle banconote che hai, dal taglio di banconote, cioè se hai la banconota da 100, se abbiamo chiesto alla signora, la banconota da 100 la cambiava a 9,6, la banconota invece da 20, che è quella che abbiamo noi, perché in Ecuador tutti gli ATM ci hanno dato quelle da 20, le cambiano a 8,8, quindi un po' più basso, però comunque vantaggioso. Quindi in questo momento non ci conviene prelevare, perché con la carta, ovviamente prelevando, ti applicano il cambio ufficiale, che in questo momento è più basso. Cambiati ragazzi, $100, una banconota non l'hanno voluta perché c'era una scritta sopra. In tante banconote in Ecuador purtroppo c'erano un sacco di scritte, Sì. quindi vediamo cosa riusciremo a fare con queste banconote. Però vabbè, prima o poi ce l'accetteranno da qualche parte nel mondo. Speriamo Riusciremo. che non ci rimangano sul groppone. Abbiamo cambiato, ci ha fatto 8,80, che è un ottimo cambio per essere dollari innanzitutto, quindi è un cambio addirittura più alto rispetto a quello dell'euro, ma con i dollari in tasca, quindi vuol dire che è un tipo 10 ce l'hanno cambiate l'euro. Sì. È tantissimo, super, sì. è tantissimo. Detto questo, questa è una raccolta di banconote boliviane, I tagli tutte belle, che ci sono, ecco, tutte colorate, guarda. coloratissime, il 10, il 20, il 50 e il 100. E queste qua invece sono le monetine che invece sono tutte grigiose, tutte uguali. Ne manca una che però è dorata al centro, giusto? Ecco. Che mi sembra sia il 5. Sì, giusto, è il 5, è il 5. Quindi ricordiamoci che un euro vale 8, ufficialmente 10 nella realtà. Sì, e quindi praticamente questo è un euro. in pratica. Quasi. Sì. In pratica questo è un euro, 2 euro, 5 euro e 10 euro il taglio più grande. E comunque è molto carino, ci sono dei signori, ci sono delle fontane, ci E sono dietro le cose naturali, quindi gli animali, sempre in un paesaggio naturale. Qui ad esempio abbiamo l'uccellino, l'uccellaccio del sul Salar de Uyuni. Sì, sono un po' i simboli del paese rappresentati a livello, cioè, a livello naturalistico, proprio sulle banconote. Bel coccodrillo sul 20 e i fenicotteri invece al in Nevado. montagna, i fenicotteri di montagna Eccoli sono. qua. Ok. Il tempo di fare la sim, ragazzi, è arrivato il sole! Ma che meraviglia, si è aperto tutto il cielo. Una goduria, ragazzi, anche bello calduccio. Comunque, questione sim, allora, in pratica è stato molto più semplice del previsto, sicuramente più semplice del Perù. Questa costa 2,50 euro solo la sim, e poi abbiamo fatto il piano di 15 giorni, abbiamo preso una roba piccolina perché tanto comunque il wifi è dappertutto e noi carichiamo comunque video col wifi, quindi non c'era bisogno di fare dei piani assurdi. Quindi tipo 3 euro di piano, mi ha speso pochissimo ed è stato veloce, registrazione semplice perché in Perù, come sapete, abbiamo avuto dei problemi, soprattutto essendo stranieri non potevano registrarci con il nostro passaporto. Invece qua 3 secondi, la signora ha preso il telefono, Messo tutti i dati, tutto fatto, bravissima, velocissimo. bravissima, A posto. quindi siamo a posto per quanto riguarda internet. Questione eSIM, ragazzi, lo ripeto, lo diciamo ormai in tanti video perché è comunque una questione molto calda e bisogna un po' spiegare. Ci sono anche le eSIM che si possono comprare, hanno dei costi leggermente superiori perché comunque è un servizio completamente diverso, più semplice da attivare, con tanti pro. Il contro è chiaramente che bisogna spendere un pochino di più e bisogna anche avere il cellulare giusto, e quindi su questo punto, l'abbiamo detto diverse volte, noi al momento non abbiamo cellulari che supportino le eSIM e quindi siamo ancora sulle SIM fisiche. Comunque ci va bene comunque, non c'è nessun problema ad avere la SIM fisica, è soltanto un pochino più scomodo perché appunto devi fare tutti questi giri, andare a cercare, a trovare, eccetera eccetera, aprire il cellulare, insomma è un pochino più scomoda, costa meno e comunque in ogni caso noi non potremmo fare
quella, come si dice? Digitale, ecco, quella digitale. In ogni caso, comunque, noi abbiamo uno sconto invece per comprare la SIM digitale, per chi lo volesse fare, c'è il 5% di sconto con Olafly e lo trovate comunque qua sotto nella descrizione del video. La miseria, ragazzi, siamo tornati in piazza col sole. Ho anche fatto il cambio cappellino perché è cambiata la stagione. Bellissimo il santuario che c'è proprio qua nella piazza centrale di Copacabana. Non abbiamo ancora parlato di questo nome che evoca cose sudamericane, spiagge caraibiche, non caraibiche, brasiliane, perché Copacabana, se non sbaglio, è in Brasile, giusto ragazzi? Sì, vero? Sicuro che sì. E qui a Copacabana di Bolivia però c'è questo santuario, è il Santuario Nacional de la Virgen de Copacabana Reina Coronada de Bolivia. È la miseria, anzi è la Madonna per stare in tema. La Vergine, ragazzi, è la patrona di tutta la Bolivia e all'interno di questo santuario in particolare c'è un'immagine della Vergine di Copacabana che si dice che faccia miracoli. Pensate che è stata portata qui alla fine del 1500 e piano piano hanno iniziato a costruire un santuario sempre più grande. Quello che vediamo adesso è del 1700. Con questo azzurro, ragazzi, cambia totalmente tutto. L'abbiamo vista prima con la pioggia, ma non c'entra proprio niente. Tra l'altro così il bianco è bello sbiancoso, cioè proprio ti sbianca, proprio ti dice guardami, accecati. E poi c'è tutta questa parte superiore, quindi la cupola, anzi le cupole, e anche da questo lato, e il campanile, che hanno questi enormi mosaici sul verde, sul marrone e sull'arancione. È splendido. Quello che è stranissimo è trovare una chiesa di queste dimensioni, un santuario così grande in un paesino di 6.000 abitanti circa, qui sulle come sponde Verdello, insomma. Esatto, cioè questa cosa è un contrasto gigantesco. Quando tu arrivi, diciamo che non te lo aspetti in un paesino così piccolo di vedere un edificio del genere, che è stato però costruito in questa zona che aveva un significato importantissimo anche per gli Inca e le popolazioni preispaniche, perché questa era la zona che era chiamata del Tempio del Sole, quindi c'era un importante centro religioso anche prima dell'arrivo degli spagnoli. C'è una via che scende dalla piazza principale, dal santuario, e poi va dritta, ragazzi, verso il Titicaca che è là in fondo. E oggi, anche oggi, è differente, perché col sole in effetti sembra di avere proprio il mare là in fondo che ci sta guardando, ancora più bello tutto quanto, eh? Questa qui è anche la via, diciamo, più turistica. Ci sono tutti questi che cambiano i soldi, qui dollari, soles, euro, I ristoranti, poi ci sono i negozi di souvenir ovviamente, e anche ostelli, hotel, ma anche quelli che organizzano le gite all'Isola del Sole e della Luna, che sono proprio qui di fronte. Noi tra l'altro ci dobbiamo organizzare, perché noi domani effettivamente vorremmo andare all'Isola del Sole, quindi andiamo un po' a chiedere magari lì in zona Porto. Ora stiamo camminando su questo pontile scricchioloso, vista magnifica, colorata, con tutte le barche, le montagne tutte attorno, anche da un po'. Però oggi devo dire che l'acqua è più ferma di ieri c'erano le onde, oggi è quasi piatta in pratica, e quindi fa anche un po' meno paura fare queste cose che vengono in mente a Paolo. Andiamo sul pontile! Bello, scusami, andiamo a vedere anche l'acqua, molto più pulita rispetto a ieri, era tutta. E soprattutto con le nuvole ci sono i colori diversi dell'acqua, quindi ha colori diversi in base alla zona. Se c'è il sole ci sono le nuvole che all'orizzonte ancora coprono buona parte della costa. Il signor sta attraccando, guarda che manovra millimetrica.
Quanto lo diamo per caduto Non dentro cado, il lago? Stai tranquilla, non cado. Devo toccare l'acqua per la prima volta. Voglio toccare l'acqua del Titicaca. Comunque, ragazzi, a Puno il lago non si vedeva così bene perché Puno è un pochino un po' una parte un po' defilata, Un po' più racchiusa. un po' racchiusa, in una parte un'insenatura. Chi è che Sembra Pernacchia faceva. Invece È uno di quegli uccellini neri che sbatte le ali. Dicevamo, Puno è una situazione completamente diversa. Invece qua ce l'abbiamo tutto davanti, è enorme di fronte a noi e quindi anche la vista è incredibile e riusciamo ad arrivare fino all'acqua, cosa che a Puno era un pochino più difficile. Sì, perché c'erano anche tutte le alghe davanti, quindi tutta la totora, che è questa, diciamo, paglia che cresce sulle rive. E invece qui no, quindi abbiamo la possibilità di toccare con dito. Attenzione, potrebbe cadere dentro, attenzione. Aspetta, no Angela, non mi portare. Ce l'hai fatta? Cazzo, è fresca. No, L'ho l'hai fatto, pure l'ho leccata, fatto. no? Acqua dolce. Che brutta cosa. Acqua dolce. Vabbè, quello lo sapevamo, no? Un lago. Molto dolce. Molto Cioè, dolce. Non c'è sale, non esiste sale. Quindi ottima acqua. Perché adesso la mano nera però apri? Come nera? Ah, perché ho messo le mani qua su questa. Ah, sulla gomma lì accanto. Quindi ho leccato anche. Ma raga, che devo fare? Sputacchio? Poi ci chiediamo come mai ogni tanto stiamo male, no? C'è sputacchio? Chissà come mai. Ci sono comunque tutte le verdure lì sotto. Quindi se ti fai il bagno comunque vieni pizzicato e ti senti bello. Non vedo nessuno però che si butta No. nell'acqua. Direi che le temperature forse sono un po' troppo proibitive a farsi Sì. un bagno qua dentro adesso. Il Titicaca, ragazzi, è il lago navigabile più alto di tutto il mondo e è il primo per portata d'acqua di tutto il Sud America e è sempre stato importantissimo per le popolazioni che vivono in questa zona. Era considerato una vera e propria divinità. Abbiamo già accennato al fatto che gli Inca vedevano nell'acqua, nelle montagne, nella natura in generale delle divinità vere e proprie, ma lo stesso veniva fatto anche dagli Aymara, che sono la popolazione che viveva qui prima dell'arrivo degli Inca, che consideravano appunto questo bacino d'acqua molto importante, talmente sacro da essere considerato l'origine di tutto il cosmo. Siamo rimasti fuori, ragazzi. In pratica hanno chiuso tutto quanto. Per esempio, quel posto lì è chiuso. Ma Tutti hotel, ma sono tutti gli hotel. chiusi anche il nostro. Noi siamo tornati in stanza e poi siamo usciti a comprare qualcosa per stasera a cena. Niente. Tornati tutto chiuso, abbiamo Tutto chiuso. bussato, abbiamo telefonato. abbiamo lasciato tutto dentro. Infatti siamo col cellulare adesso. Però non rispondono. Vediamo come si mette. Aggiornamento, sono arrivati con un'oretta di ritardo, adesso ne siamo in camera, pronti per mangiare, chitarrina sempre pronta da questo lato. In pratica escono, chiudono la porta a chiave, poi quando tornano riaprono, cioè un po' strano come hotel, perché è proprio familiare, c'è proprio la famiglia, è molto carina. Sto schiattando di freddo, adesso andiamo sotto le coperte. Buongiorno ragazzi dal lago Titicaca, stamattina rifacciamo questi pontili traballanti, ma per imbarcarci, quella lì verde in fondo al pontile è la nostra barca. Saliamo sopra, si può anche salire sopra, quindi noi ce la facciamo bella panoramica, anche perché la giornata oggi è questa qua. Messi anche i giubbettini qui e tra poco si parte, ragazzi, hanno acceso i motori. Partiti ragazzi, il lago è una tavola stamattina, ci vorrà un'oretta e mezza per arrivare. La barca va molto lenta, quindi comunque la distanza non è moltissima, ma viaggiando così lenti si apprezza comunque tutto quello che c'è attorno. Devo dire che da qua è impressionante che sia un lago, perché è gigantesco davvero. È passata un'ora ragazzi, manca una mezz'oretta, eccola qua l'isola che si vede qui all'orizzonte, ma quanto sono basse ste nuvole, è bellissimo ragazzi. Guarda che carino l'albero solitario qua in mezzo al lago Titicaca. Devo comunque dire che nonostante il sole è bella fresca, perché l'aria è congelina, quindi bisogna correre un po' ai ripari. Alla prossima metto il cappellino coi lama. Terra! Ci siamo ragazzi, questo è il porto, non me lo aspettavo assolutamente così, perché il paesino è proprio là sopra, quindi adesso ci tocca fare, wow, bellissimo,
una scalinata a picco. Un po' dondolino. Attenzione. Ecco qua. Ma grazie. Post. Appena scesi la Hai capito. signora qua è venuta subito a chiederci i soldi del bigliettino per l'isola, sono 20 bolivianos per entrare. Ci avevano detto 10, si vede che sono raddoppiate le cifre. Giorno dopo giorno, ragazzi. Esatto. Qua non si sa mai. Non si è mai abbastanza aggiornati. Tenemos que Non decirlo. non sta la notizia. Grazie. Già che siamo a tema di prezzi, quanto ci è costato il passaggio con la barca? Allora è costato 60 bolivianos andata e ritorno, solo andata costa 50, qui se si torna in giornata costa 60, è anche più conveniente. Per capirci, teniamo questo cambio, ragazzi, euro bolivianos 10. Ecco, per far prima, diciamo arrotondiamo. Prima arrotondiamo. Quindi 2 euro l'ingresso. 2 euro l'ingresso e 3 euro la barca, solo andata. 3 euro ritorno. 3 euro ritorno, quindi comunque sono prezzi bassissimi. Semplicemente mi ha detto la signora che ci avevano detto una cosa diversa e quindi dovevano comunicare meglio. La signora ha detto però che sono 3-4 mesi che è cambiato il prezzo. E allora signora, facciamo una telefonatina di là. Adesso ragazzi una bella scaletta ci aspetta per salire. Questa ragazzi è chiamata la Scala dell'Inca, è la via di accesso da questa parte alla cittadina di Yumani che si trova proprio là sopra, e a darci il benvenuto 2 gigantesche statue qui all'ingresso. Ah però, belle toste ste scale, così appena arrivati. Questa ragazzi è considerata la fonte dell'eterna gioventù. Oddio che cado! Non era che finisce così. Vado, Non so se ti conviene berla, Berla no, però lavarmi sì. Come lavarti? Sarà ghiacciata. Allora, qui siamo nella parte alta. Questo è pazzo. Sarà 0 gradi quest'acqua. Tu sei pazzo proprio, fa sta roba. Comunque qua c'è tutta la fonte, l'acqua scorre, poi diventa sotterranea e scende e arriva fino al lago. Siamo arrivati a quello che è una piccola chiesetta con 2 torri campanarie e ci sono gli alpaca nel giardino davanti alla chiesa. Per la gioia di Paolo comunque ragazzi è pieno di pizzerie, ce n'è una dietro l'altra. A parte gli scherzi sulle pizzerie ragazzi, che poi alla fine sono scherzo ma non troppo, ce ne sono tantissime dappertutto. Qua ci sono un sacco di ostelli, un sacco di ristoranti e in pratica sulla barca eravamo solamente turisti, cioè solamente non c'erano persone del posto che venivano qua con la barchetta. Quindi noi... Un gatto che prende il topo. Un gatto che gioca col topo. Non ci gioca, non lo prende, no. Ah, piccolino il topolino. Non scappa neanche, guarda il gatto. Vabbè. Ho interrotto questa cosa perché ho visto la scema dietro di te. Ecco. L'ho quasi preso. L'ho quasi preso. Ma non lo vuole uccidere? Forse, non lo sapremo mai. Perché stiamo giocando quasi. Vabbè, comunque, detto questo ragazzi, cosa stavo dicendo? Ci aspettavamo una Bolivia totalmente diversa, ma anche a Copacabana, diciamo che è un piccolo paesino costruito proprio per le gite, per le persone che vengono a visitarla. E non lo so, magari avevamo un'idea della Bolivia come un posto super autentico, dove trovi... Selvaggissimo, no? Proprio... E invece siamo arrivati in un luogo che effettivamente è molto turistico e in cui le persone sono un pochino schive, un po'... Sì, il primo impatto sì. Poi vabbè, dopo un po' si sciolgono ovviamente, Sì, c'è sempre quella perché sono abituate al gentilezza, rapporto sì. col turista tutti i giorni, Sì. perché essendo magari un posto piccolino, effettivamente i paesini sono piccolini e vivono di turismo al 100% alla fine ormai. E, noi avevamo un'idea completamente Sì, diversa. totalmente. Come del Perù invece avevamo l'idea opposta, pensavamo di Esatto. trovare un paese molto molto turistico, esattamente come questi paesini, no? Con solo souvenir, solo ristorantini per turisti, e invece in Perù abbiamo trovato autenticità un po' dappertutto. C'è da dire che questo è l'inizio e Certo. siamo anche al paesino... Primo impatto questo. Primo impatto, sì, Ecco. poi il paesino di confine per cui in tanti vengono Certo. anche in giornata dal Perù Certo. e magari sono tanti turisti che da Puno vengono in giornata e poi Ma anche tornano dalla Paz indietro. comunque vengono, la Sì. capitale qua vicino, non è lontana. Sì, perché comunque è piccola la Bolivia rispetto al Vabbè, Perù. questo solo per condividere un po' Sì, ci ha un po' scioccato questa la nostra cosa. sensazione. Sì, esatto. Ecco ragazzi, incredibile, eh? Allora ragazzi, ci sono i cannelloni. Gli gnocchi, Guarda come hanno scritto gnocchi. i ravioli Con la trucia, le lasagne. C'è tutto ragazzi, cosa vogliamo di più della vita? Incredibile. Siamo saliti sempre più in alto ragazzi, di qui c'è dove siamo arrivati e da questo lato invece si vede l'altro lato del lago.
Abbiamo scavallato, come direbbe Paolo. Scavallato, ragazzi, abbiamo anche 2 guide d'eccezione qua davanti a noi che ci stanno portando un po' in giro. Tra una pipì e l'altra, devo dire che si fermano spesso a segnare un po' tutto il territorio. Una guida è bella pelosona, invece l'altra invece il pelo un po' più corto. Va più tranquillo. Però vedi, ci sta portando di qua, esatto. Dici di andare di qua, però che Sì, vista sì, che sì, c'è da sì, questo sì. lato. Un silenzio qua. Tantissimo, cioè non vola una mosca in pratica, perché non ci sono mezzi a motore, si può solo camminare perché le strade sono queste qui, quindi dei sentieri più che delle strade che arrivano fino al nord dell'isola, ma davanti a noi, ragazzi, c'è questo piccolo porticciolo qui davanti con tutti i campi coltivati sotto e anche sulla montagna, quindi i soliti terrazzamenti tipici degli Inca. Angela, ti posso chiedere perché dici porticciolo? È sbagliato? Porticciolo? Porticciolo. 2C. Porticciolo. Porticciolo. Mi dai l'idea di più piccolino, il porticciolo. Intanto la nostra guida è sempre qui Sempre con qui noi. con- Una l'abbiamo persa. Se ci fermiamo. Questa è me, invece è rimasta. Patatina. Che panorama, ragazzi, sembra quasi di poter toccare le nuvole perché sono bassissime, qui siamo quasi a 4000 metri. Il lago è piatto, 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 non c'è niente di vento, zero onde, quindi fermissimo, e si vede tutta la parte là della costa del lago e quest'isola che ha questa forma un po' tutta frastagliata. Sono diventati 3 adesso, ragazzi, perché comunque passando poi scendono dalle montagne tutti gli altri amici della nostra cagnolina guida e quindi vediamo se ci seguono fino in fondo. Siamo, ragazzi, sull'isola del Sole. Si chiama così perché gli Inca decisero di venire qui a venerare una delle divinità che per loro era più importante, cioè il dio Inti, cioè quello del sole, il dio sole. E è legato tutto questo però anche alla nascita proprio del Titicaca. C'è una leggenda dietro che è molto importante e si dice che Virkacocha, che era il dio creatore di tutto, creò la terra e sulla terra mise... Aspettate, bisogna stare attenti che... Fanno cadere tutti quanti i passi. sassi. Allora, appunto, Mi son persi. mi sono persa. Virkacocha creò la terra e mise a vivere sulla terra gli uomini e gli diede tutto quello di cui avevano bisogno, quindi la natura, l'acqua, il cibo, avevano tutto. L'unica cosa che non potevano fare era andare sulla cima delle montagne. Le montagne erano considerate delle divinità, cioè gli Apu erano degli spiriti che proteggevano gli esseri umani. Sulle montagne però ardeva il fuoco sacro e agli uomini era vietato raggiungerlo. Per molti secoli gli uomini vissero in queste condizioni di pace, di serenità, di salute. Poi però, spinti da una forza anche demoniaca, decisero di andare a vedere che cos'era quel fuoco sacro. Cercarono di raggiungere la montagna. Salendo sulla montagna, gli Apu, cioè gli spiriti delle montagne, si accorsero che avevano violato l'unica regola che gli era stata data. A quel punto Virkacocha si arrabbiò moltissimo e iniziò a sterminare tutti gli uomini. Se ne salvarono soltanto 2. Il sole, il dio sole, vedendo quello che stava succedendo, si commosse e si mise a piangere, intristito per quello che era stato il destino degli uomini, e pianse talmente tante lacrime da arrivare a riempire questo, il Titicaca, il lago Titicaca. E quando questi ultimi 2 umani rimasti si risvegliarono, si ritrovarono proprio qui, sulle sponde del Titicaca. Che momento, Angela, ragazzi. E oltretutto volevo dire una cosa, Angela. Sì? È bellissime quelle pause per prendere fiato. Cioè, diciamo che il fiato era corto, ma comunque quelle pause lì per respirare hanno Danno reso, suspense un sì, po'. hanno reso la cosa più suspensosa, più interessante. In realtà non avevo fiato, era proprio... 4.000. Ragazzi, una pecora ha appena attaccato il nostro cane. La nostra guida. Sì, gli è venuto addosso proprio. La signora ha richiamato la pecora. Non darle fastidio, ho detto. Il contrario qua. Tutto a posto però, tutto a posto, incolume. Vedete, ragazzi, là in fondo c'è un'altra biglietteria, perché su questa isola a quanto pare il biglietto si paga ogni 2 chilometri. Diciamo che noi avevamo pagato il biglietto per la parte sud e adesso qua c'è il confine con la parte nord e quindi bisogna ripagare altri 20 bolivianos.
questa cosa ci pare un po' assurda e quindi abbiamo deciso di tornare indietro. In pratica poi da qui si scenderebbe verso un altro paesino dall'altro lato e poi quindi sarebbe comunque da scendere, risalire, eccetera eccetera. Noi abbiamo comunque un traghetto che ci aspetta tra qualche ora e non abbiamo ancora visitato tutta l'altra parte da questo lato, quindi da qui torniamo indietro. Questa cosa dei biglietti però ci lascia un po' così, ci lascia un po' così. Che non sappiamo poi quanti altri ce ne sono a salire, perché ci sono tutte le comunità che vivono qui e ogni comunità ti chiede una sorta di tassa di passaggio sul suo territorio, no? Quindi tutto così a scaglioni. È strano, questa cosa devo dire non c'era mai successo. Guarda che succede. Qua sono sempre di più. Ehi. Psst, fila. Oh, poverina. Alla nostra guida è venuta la diarrea, ragazzi. Continua a fare la cacca. Patatina. È la terza e quarta volta, poverina. Ma la nostra guida, stai meglio adesso dopo la cacca? Bello. Ci ha preso gusto ormai, confidenza, guardala qua, sdraiata. La nostra guida d'eccezione ci ha portato esattamente sopra il porto è proprio là sotto e noi stiamo camminando qua sopra. In pratica è quasi tutta piatta perché alla fine abbiamo fatto quella salita lì e poi bene o male tutte le camminate sono abbastanza piane, abbastanza. Sì, non ci sono grandi dislivelli, devo dire solo la prima la scala che ti porta su e poi i sentieri sono tutti nella parte alta dell'isola. Comunque noi adesso ragazzi andiamo a trovare un posto anche perché abbiamo trovato il nostro pranzetto gourmet. Proprio quella parola che pensavo, gourmet. Il nostro pranzo sarà patatine, ne abbiamo a volontà per tutti e tre, per tutti e tre. Anche per lei perché la signora non aveva il resto, quindi ci ha riempito di patatine. Questo è il resto, 2 banane e tutte queste patatine qua. Non aveva nient'altro la signora, c'è il negozietto qui sull'isola. Abbiamo provato a fare un po' di, diciamo, ricerche per vedere quanto costavano i menù qui. Stiamo parlando di 60 bolivianos. Calcolate che noi fino a ieri ne abbiamo spesi 10 per mangiare le stesse cose. Quindi mi ha detto, sai che c'è? Facciamo un po' uno snack e poi mangeremo quando torniamo a Copacabana. Va che apprezza, si vede che mangia. Guarda chi c'è qua. Un mini alpaca. Ho visto la faccia, poi si è abbassato e adesso sta smangiucchiando l'erba. Il riposo della leonessa. Come russa. La nostra guida ufficiale ha trovato altri umani da portare in giro per l'isola e quindi niente, ha seguito un altro gruppo purtroppo e quindi ci ha lasciato da soli, però non siamo soli perché qua sotto abbiamo ben 4 asinelli qui sotto, proprio di fronte a questa rovinazza incredibile. Questa è la rovina del Tempio del Sole. Hanno costruito qui il Tempio del Sole, gli Inca, e questa è la rovina che è stata sistemata e ristrutturata. Si può ancora vedere all'interno quella che è l'entrata principale del Tempio del Sole. Andiamo all'interno, seguiamo la nostra nuova guida Angela. Sono tornata in carica io, diciamo. Ecco, sei tornata tu. Allora, questo è l'altare principale, è quello che rappresenta il maschile. Qui accanto invece c'è quello che rappresenta il femminile e qui vengono fatte delle offerte e sono praticamente foglie di coca e sigarette. Assurdo. Che vengono offerte qui sull'altare principale appunto come ringraziamento e chiedere protezione al dio sole. E come mai queste foglie di coca e le sigarette poi? Allora, le sigarette onestamente è la prima volta che le vediamo. Le foglie di coca in realtà perché la coca è una pianta importantissima per gli Inca, non solo perché permetteva appunto di vivere a queste altitudini, ma anche era considerata una pianta sacra, quindi un'offerta da fare alle divinità. Viene voglia di farsi un bagno, però è trasparente l'acqua. No, non viene, fa freddo anche. Per la temperatura, però è trasparente l'acqua. Trasparentissima, c'è un azzurro verde blu che è incredibile. È veramente bellissimo, devo dire, molto molto bello ragazzi. Noi siamo arrivati in pratica al molo e da qui lasceremo l'isola del Sol per tornare a Copacabana. Quindi ragazzi noi da qui ci salutiamo. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate anche la campanella così non vi perdete tutte le novità di questa Bolivia. E noi ragazzi vi aspettiamo nei commenti, fateci sapere cosa ne pensate di questo inizio qui sul lago Titicaca, ma zona Bolivia. E insomma ragazzi, quindi alla próxima. Ciao belli. Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil